Noi abbiamo cominciato con un affido residenziale nel 2018, dopo appunto aver fatto circa 6 mesi o poco più di formazione. È sicuramente un'esperienza, forte, sicuramente un'esperienza che ti pone molto in discussione. È un'esperienza che io dico forse non è adatta a tutti, nel senso che bisogna essere molto consapevoli del fatto che, fare affido significa, saper accogliere, saper lasciare andare, sapersi confrontare con famiglie altre che molto spesso sono molto diverse da noi, saper accogliere minori che vivono costantemente nell'ambivalenza, costantemente nella doppia appartenenza, costantemente a contatto con due realtà spesso molto diverse fra loro. Bisogna sapere avere a che fare con servizi sociali che non sempre, ecco, danno l'idea di essere in sintonia fra di loro, di essere in accordo con tutto ciò che viene deciso, che viene fatto anche dalle famiglie affidatarie, quindi a volte ci sono difficoltà anche di comunicazione, di rapporti con i servizi, con i tribunali che hanno procedure molto complesse, tempi molto lunghi, a volte prendono decisioni che magari possono lasciare un po' perplessi perché non sempre sembrano essere rivolti alla tutela del minore quanto a quella delle famiglie di origine. Credo che sia molto molto importante per chi sceglie di fare affido rivolgersi ad una rete che possa fare da sostegno, quindi un'associazione che sia del territorio, che sia un'associazione trovata su internet e che magari ha sede in un'altra regione, ma che magari possa fare attività anche online. Quindi comunque l'importante è non essere soli, perché da soli a volte è veramente molto dura, è veramente molto difficile, ma anche dalle cose più pratiche, nel senso che a volte anche solo una sciocchezza come ottenere un documento oppure un assegno unico per i minori a carico può diventare un'impresa veramente ardua e confrontarsi con chi ci è già passato, con chi prima di te ha avuto a che fare con queste situazioni può essere di grande aiuto. Noi abbiamo tramite internet appunto trovato un'associazione della quale oramai facciamo parte da anni, dalla quale non solo riceviamo ma della quale siamo anche parte attiva, per cui questo ci ha consentito veramente di entrare a far parte dell'affido a 360 gradi. È un'associazione che mi dà molta soddisfazione e con la quale cerchiamo di portare avanti anche tante battaglie, per cui c'è anche poi tutto l'aspetto sociale dell'affido, no? Che come in molti ambiti ancora ha bisogno di crescere, ha bisogno di trovare sempre nuove risorse e quindi può essere anche molto bello, ecco, far parte di un'associazione non solo per ciò che si riceve ma anche per ciò che si può dare. Allora, se dovessi dire a chi vuole avvicinarsi al mondo dell'affido cosa è importante fare o sapere, direi che l'importante è capire che per fare affido ci vuole molta, molta, molta flessibilità. Già fin dall'inizio si sa che l'affido è solo per un po', quindi che questi minori prima o poi potrebbero tornare nella loro famiglia di origine. In realtà anche questo non è una certezza, ci sono minori che tornano in famiglia, ci sono minori che non tornano mai, ci sono minori che tornano in breve tempo, ci sono minori che ci mettono anni. Ci sono minori che capiscono l'importanza dell'avere una famiglia affidataria, ci sono minori che la rifiutano, ci sono minori che chiedono di tornare in comunità,
Ci sono minori che sono facilmente gestibili, ci sono minori che sono complicatissimi, ci sono ragazzi che hanno problematiche psichiatriche per cui devono essere seguiti, che magari hanno 104 o che manifestano tutte le difficoltà che si portano dentro dall'aver vissuto magari per anni in situazioni di grande disagio e trascuratezza. Ci sono servizi che lavorano bene, ci sono dei servizi che lavorano meno bene, ci sono tribunali che funzionano meglio, tribunali che funzionano peggio, ci sono affidi più facili e ci sono affidi veramente molto complessi. Quindi ci sono affidi che partono subito, affidi che ci mettono tanto tempo a cominciare. Ci sono veramente tantissime casistiche, tantissime situazioni. Io ogni volta che ascolto i racconti delle altre famiglie, ogni volta che mi confronto con altre realtà, ogni volta dico, ecco, questa storia mi mancava, è veramente, ora le ho sentite veramente tutte e poi ogni volta scopro che invece c'è sempre qualcosa di più, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, non si finisce mai di imparare quante situazioni, quante storie, quante realtà poi possano esistere, possano verificarsi nella vita, quindi dire che dobbiamo essere pronti a tutto sembra una frase fatta, ma veramente, veramente nell'affido ci può capitare qualunque cosa. Questo non per spaventare, ma perché secondo me è giusto che le famiglie ci arrivino preparati e consapevoli del fatto che non sarà tutto rose e fiori, che nonostante sia un'esperienza bellissima, e questo lo ripeto, non sarà semplice, niente scontato. Per alcune cose ci vorrà molto tempo perché migliorino, altre forse non miglioreranno mai, ma la consapevolezza di far qualcosa per far del bene e far qualcosa perché questi ragazzi possano avere una vita migliore, secondo me deve essere poi la motivazione che ci spinge sempre ad andare avanti nonostante tutto.